Ciao Marta, che bello vederti oggi per questa nostra nuova conversazione italiana. Sai, pensavo proprio che oggi è il giorno perfetto per imparare l'italiano insieme ai nostri amici che ci seguono da casa. Ciao Luca, hai proprio ragione. È sempre un piacere fare un po' di pratica di ascolto italiano con te. Spero che anche i nostri spettatori siano pronti a pensare in italiano con noi oggi. Certamente, ma prima di iniziare a parlare del nostro argomento del giorno, volevo dire una cosa importante a chi ci guarda. Se volete davvero sostenere il canale Italiano Vero, ricordatevi di iscrivervi. Mettere un like e attivare la campanella è fondamentale per noi. Ci aiuta a crescere e a creare contenuti sempre migliori per aiutarvi a imparare l'italiano in modo naturale. Commentate anche perché leggiamo tutto, vero Marta? Assolutamente sì. I commenti sono la parte che preferisco. Mi piace sentire il calore delle persone che vogliono studiare italiano per principianti o di livello intermedio. Oggi, Luca, di cosa parliamo? Sento che hai un argomento speciale. Sì, oggi parliamo di qualcosa che proviamo tutti i giorni, i sentimenti. Come ci sentiamo? Sei felice? Sei triste? Sei arrabbiata? In questa conversazione italiana useremo parole semplici per spiegare le nostre emozioni. Ad esempio, Marta, tu come ti senti oggi? Luca, oggi mi sento un po' stanca, a dire la verità. Ho lavorato molto e non ho dormito benissimo stanotte. Però ora che sono qui a parlare con te, mi sento già più contenta. È strano come l'umore possa cambiare, vero? Ti capisco molto bene. Capita a tutti di sentirsi un po' giù di morale a volte. Quando diciamo essere giù di morale, significa che non siamo molto allegri. Magari siamo un po' tristi o solo senza energia. Io invece oggi mi sento molto energico. Sono entusiasta perché il tempo è bellissimo e c'è il sole. Il sole mi rende sempre felice. Ah, che fortuna! Beato te! Il sole aiuta molto, è vero. Quindi oggi tu sei al settimo cielo? Beh, forse non proprio al settimo cielo, ma quasi. Essere al settimo cielo è un'espressione bellissima. Significa essere felicissimi, molto più che semplicemente contenti. Ma senti, Marta, visto che stiamo parlando di queste parole, che ne dici se facciamo una piccola analisi del lessico per i nostri amici? Ottima idea! Così aiutiamo chi vuole ascoltare italiano e capire meglio le sfumature delle parole. Iniziamo subito. Allora, la prima parola che abbiamo usato è sentirsi. Non diciamo solo io sono, ma spesso diciamo io mi sento. Ad esempio, mi sento bene o mi sento stanco. È un verbo molto importante per esprimere le emozioni personali. Tu come lo useresti in un altro esempio, Marta? Vediamo. Potrei dire mi sento preoccupata per l'esame di domani. Preoccupata è la nostra seconda parola. Significa avere un pensiero fisso che ci dà un po' di ansia. È un sentimento comune quando abbiamo qualcosa di importante da fare. Esatto. E la terza espressione è quella che ho detto prima, essere giù di morale. È molto naturale, la usiamo tantissimo in Italia. Non è una tristezza profonda, è più un sentirsi un po' malinconici o senza voglia di fare le cose. Se un amico è triste gli chiediamo «Ehi, perché sei così giù di morale oggi?» Verissimo. La quarta invece è la mia preferita, al settimo cielo. Come dicevi tu, è il massimo della felicità. Ad esempio, quando ho vinto il premio ero al settimo cielo. È un'immagine bellissima, non trovi? Bellissima! E la quinta parola è entusiasta. Io la uso spesso. Significa essere molto contenti e pieni di energia per qualcosa che deve succedere. Sono entusiasta di questo nuovo progetto. È una parola che dà molta carica. Sono d'accordo. Amici, provate a scrivere nei commenti una frase usando una di queste 5 espressioni: sentirsi, preoccupato, giù di morale, al settimo cielo o entusiasta.
Scriveteci come vi sentite oggi e se vi piace questo modo di imparare l'italiano, non dimenticate di mettere like e iscrivervi al canale Italiano Vero. È davvero fondamentale per noi. Ma ora torniamo a noi, Marta. Oltre alla stanchezza, c'è qualcosa che ti rende felice ultimamente? Sai, a volte bastano le piccole cose per cambiare un sentimento negativo in uno positivo. Fammi pensare. Sì, in realtà una cosa c'è. Ieri ho ricevuto un messaggio da una vecchia amica che non sentivo da anni. Mi ha fatto sentire molto, non so, direi commossa. È un altro sentimento bellissimo, la commozione. Oh, la commozione! Che bella parola! È quando proviamo un'emozione forte che ci tocca il cuore, quasi da piangere, ma in modo dolce. Proprio così. Mi sono sentita fortunata ad avere ancora amiche così care dopo tanto tempo. Che bella cosa, Marta! La commozione è un sentimento molto profondo e secondo me è uno dei motivi per cui è così bello imparare l'italiano. Questa lingua ha tante sfumature per descrivere il cuore, non trovi? A proposito di cuore e sentimenti, prima parlavamo di felicità e tristezza, ma ci sono anche emozioni un po' più forti, diciamo. Ad esempio, a te capita mai di arrabbiarti? Oh Luca, a chi non capita? Anche se cerco di essere una persona calma, ammetto che ogni tanto perdo la pazienza, specialmente quando c'è molto traffico o quando qualcuno non rispetta le code al supermercato. Lì mi arrabbio davvero. Ah, il traffico! Quello è un classico in Italia. Credo che il traffico sia la causa principale della rabbia per molti italiani. In questa conversazione italiana autentica dobbiamo dire la verità. Noi italiani siamo famosi per gesticolare molto quando siamo arrabbiati. È un modo per buttare fuori il sentimento. Vero, usiamo le mani, la voce si alza un pochino, ma poi passa subito, no? Ecco, un'altra parola utile per chi fa pratica di ascolto italiano è proprio il verbo arrabbiarsi. Luca, tu cosa fai quando sei arrabbiato? Cerco di respirare profondamente. Non mi piace essere arrabbiato, mi fa sentire male fisicamente. Preferisco cercare di capire perché sono nervoso. Ma sai una cosa? C'è un sentimento che trovo ancora più difficile da gestire della rabbia: la noia. Annoiarsi è terribile per me. Davvero? Ti annoi spesso? Io invece trovo che la noia a volte sia utile per pensare, per avere nuove idee. Forse è perché sono una persona che ama stare tranquilla. Forse hai ragione. Però per i nostri amici che stanno cercando di imparare l'italiano, la noia è il nemico numero uno. Se un video è noioso, le persone smettono di guardarlo. Ecco perché noi di Italiano Vero cerchiamo sempre di fare dialoghi divertenti e utili. A questo proposito, ragazzi, se non vi state annoiando e vi sentite felici di essere qui, fatecelo capire con un bel like. È un piccolo gesto che per noi significa molto e aiuta il video a scalare la classifica di YouTube. Esatto, non siate timidi. La timidezza è un altro sentimento di cui potremmo parlare. Vergognarsi o essere timidi. Molti studenti hanno paura di parlare italiano perché si vergognano di fare errori. Hai toccato un punto fondamentale, Marta. Avere paura di sbagliare è il blocco più grande. Ma noi lo diciamo sempre, sbagliare è normale, anzi è necessario per migliorare il proprio vocabolario italiano. Io mi sento molto orgoglioso quando vedo i nostri studenti che provano a parlare nonostante la paura. Anche io. L'orgoglio è un sentimento positivo in questo caso. Essere orgogliosi dei propri progressi. Luca, che ne dici se facciamo un'altra piccola analisi del lessico? Abbiamo usato parole molto forti in questa parte. Certamente, è perfetto per chi vuole pensare in italiano e capire bene come usiamo queste parole. Allora, la prima di questa parte è arrabbiarsi. È un verbo riflessivo. Diciamo io mi arrabbio, tu ti arrabbi.
significa perdere la pazienza. Ad esempio, mi arrabbio se arrivi in ritardo. La seconda è annoiarsi. Anche questa è riflessiva. Mi annoio quando piove e non posso uscire. Significa non avere nulla di interessante da fare. È il contrario di divertirsi. La terza è avere paura. In italiano non diciamo io sono pauroso, anche se si può dire per descrivere il carattere, ma di solito usiamo il verbo avere per l'emozione del momento. Ho paura dei ragni o ho paura di parlare in pubblico. È molto comune. La quarta è vergognarsi. Significa provare imbarazzo. Ad esempio, mi vergogno a cantare davanti a tutti. Spesso chi impara una lingua prova questo sentimento, ma bisogna superarlo. È entusiasmo e la quinta è orgoglioso. Si può essere orgogliosi di se stessi o di qualcun altro. Sono orgoglioso di te perché stai studiando l'italiano ogni giorno. È un sentimento che dà molta forza. Che bella lista! Spero che i nostri amici le segnino sul loro quaderno. Sapere esprimere come si sente è la base per una vera conversazione italiana. Assolutamente. E tu, Marta, c'è qualcosa che ti fa avere paura ultimamente? O sei in un periodo di totale calma? A dire il vero, un po' di paure ce l'ho. Sto cambiando casa e questo mi mette un po' di ansia. Sai, cambiare abitudini, scatoloni, trasloco. È una sfida, ma spero di essere presto al 7° cielo nella mia nuova cucina. Vedrai che andrà benissimo. Il trasloco è faticoso, ma cambiare aria fa bene allo spirito. Ti sentirai rinata. Lo spero proprio, Luca. Lo spero proprio. In fondo, ogni cambiamento porta con sé un mix di emozioni diverse, un po' come una ricetta di cucina. E noi siamo qui per imparare a gustarle tutte. Ma sai, Marta, cambiare casa porta con sé anche un altro sentimento molto particolare, che noi italiani sentiamo spesso, la nostalgia. Quando lasci un posto vecchio per uno nuovo, senti un po' di tristezza per i ricordi, vero? Ah, Luca, tantissima. Ieri guardavo le pareti vuote della mia vecchia camera e ho provato una nostalgia incredibile. È quella sensazione di voler tornare indietro nel tempo, anche se sei felice per il futuro. È un sentimento agrodolce, non trovi? Assolutamente sì. La nostalgia è tipica di chi viaggia o di chi vive lontano da casa. Immagino che molti dei nostri amici che ci seguono per imparare l'italiano provino nostalgia per il loro paese, o magari per l'Italia se l'hanno visitata. Ma la cosa bella della nostalgia è che ci ricorda quanto sono stati belli i momenti passati. Che bel pensiero. È proprio vero. Invece un'altra emozione che sto provando in questi giorni è la sorpresa. Non immaginavo che così tanti amici si offrissero ad aiutarmi con gli scatoloni. Mi ha sorpresa molto la loro generosità. Questa è una bellissima sorpresa. Essere sorpresi in modo positivo è una delle sensazioni più belle della vita. Ti dà speranza, vero? Ecco, la speranza è un altro motore fortissimo. La speranza di trovarmi bene nel nuovo quartiere, la speranza di fare nuove amicizie. Sì, è fondamentale. Luca, mi accorgo che parlare di queste cose mi aiuta a pensare in italiano in modo più profondo. Non sono solo parole, sono pezzi di vita. È proprio questo l'obiettivo di Italiano Vero. Non vogliamo solo insegnarvi la grammatica, ma vogliamo che impariate l'italiano per principianti e intermedi attraverso la vita reale. Se anche voi vi sentite sorpresi o pieni di speranza oggi, fatecelo sapere. Iscrivervi al canale è il modo migliore per non perdere le nostre prossime lezioni e per aiutarci a scalare le classifiche di YouTube. Il vostro supporto è la nostra speranza più grande per continuare questo progetto. Ben detto, anche perché se non vi iscrivete potrei provare un po' di invidia verso gli altri canali. Sto scherzando, ovviamente, ma l'invidia è un altro sentimento umano molto comune, anche se meno piacevole della speranza. Hai ragione. L'invidia è quando desideriamo quello che hanno gli altri, ma noi non vogliamo essere invidiosi. Vogliamo essere felici per i successi degli altri, come siamo felici per i progressi dei nostri studenti.
A proposito, Marta, che ne dici di analizzare queste ultime 5 parole per la nostra consueta analisi del lessico? Certamente, è un momento perfetto per la pratica di ascolto italiano. Cominciamo con la prima. La prima è nostalgia. È quel sentimento di tristezza per qualcosa che è passato o per un luogo lontano. Ad esempio, sento molta nostalgia per l'estate. È una parola profonda e molto poetica. La seconda è sorpresa. Si usa per descrivere lo stupore. Che bella sorpresa vederti qui. Può essere positiva o negativa, ma di solito la usiamo per momenti inaspettati che ci lasciano a bocca aperta. La terza è speranza. È il desiderio che accada qualcosa di bello. Ho la speranza di traveggiare presto in Italia. Senza speranza la vita sarebbe molto più grigia. La quarta è invidia. È quando ci sentiamo un po' male perché qualcun altro ha qualcosa che vorremmo noi. Ad esempio, provo invidia per la tua calma. Anche se è un sentimento un po' cattivo, è importante saperlo riconoscere e chiamare per nome. E la quinta è la curiosità. Non l'abbiamo nominata esplicitamente, ma è quello che spinge i nostri amici a guardare questa conversazione italiana. Essere curiosi significa voler conoscere cose nuove. Sono curioso di sapere come andrà a finire il tuo trasloco, Marta. La curiosità è quella che ci fa andare avanti. Mi piace molto questa parola. Amici, usate una di queste parole per descrivere un vostro ricordo o un vostro desiderio nei commenti qui sotto. Provate a scrivere una frase semplice come «Ho nostalgia della pizza italiana» o «Ho la speranza di imparare l'italiano bene». Esatto, non abbiate paura di sbagliare. Siamo tutti qui per imparare. Ma dimmi, Marta, tornando alla tua curiosità, c'è un sentimento invece che cerchi di evitare il più possibile? Direi la confusione. Quando ci sono troppe emozioni insieme mi sento confusa e non so più cosa pensare. Ecco, la confusione mi agita un po'. Ti capisco. A volte le emozioni sono come una tempesta. Bisogna aspettare che passi per rivedere il cielo sereno. È vero, e spero che per i nostri amici questa lezione sia invece un momento di grande chiarezza per il loro studio dell'italiano. Ed eccoci arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata sulle emozioni. Sai, Marta, c'è un sentimento che provo proprio adesso, mentre finiamo di registrare questa conversazione italiana. La soddisfazione. Mi sento molto soddisfatto perché spero che queste parole semplici possano davvero aiutare qualcuno a imparare l'italiano meglio. Ti capisco benissimo, Luca. La soddisfazione è quella sensazione di piacere che proviamo quando portiamo a termine un compito o raggiungiamo un obiettivo. Per i nostri amici che ci seguono, ad esempio, capire tutto questo video senza troppa fatica è una grande soddisfazione, non è vero? Assolutamente sì. Ed è proprio la soddisfazione che ci spinge a continuare a studiare, a guardare altri video di italiano vero e a non mollare mai. Ma c'è anche un altro sentimento importante, il sollievo. Hai presente quando finisci un esame difficile o nel tuo caso quando avrai finito l'ultimo scatolone del trasloco? Quel ah che facciamo con un sospiro? Quello è il sollievo. Oh sì, non vedo l'ora di provare quel sollievo. Significa che una preoccupazione è passata. Per chi studia l'italiano per principianti, il sollievo arriva quando finalmente riesci a ordinare un caffè in un bar a Roma e il cameriere ti capisce al primo colpo. Che bella immagine! È un momento magico. Prima di salutarci, però, dobbiamo fare l'ultima analisi del lessico di oggi. È fondamentale per fissare bene il nuovo vocabolario italiano nella mente. Sei pronta, Marta? Prontissima, Luca! Vediamo queste ultime 5 espressioni per la nostra pratica di ascolto italiano. La prima è proprio soddisfazione. Come abbiamo detto, è il piacere di aver fatto qualcosa di buono. Provo molta soddisfazione quando parlo italiano correttamente. La seconda è sollievo. È la fine di una tensione. Ad esempio, che sollievo sapere che l'esame è andato bene.
Si usa spesso con l'espressione tirare un sospiro di sollievo. La terza è la gratitudine. Essere grati significa apprezzare quello che gli altri fanno per noi. Io provo molta gratitudine verso i nostri iscritti che ci supportano ogni giorno. Essere grati ci rende più felici. La quarta è affetto. È un sentimento più dolce dell'amore, ma molto forte. Si prova per gli amici, per la famiglia o anche per i propri animali domestici. Provo molto affetto per i miei compagni di classe. E l'ultima è una bellissima espressione: farsi coraggio. Significa trovare la forza di fare qualcosa di difficile o spaventoso. Ad esempio, mi sono fatto coraggio e ho iniziato a parlare italiano con dei madrelingua. È un invito che facciamo a tutti voi. Bellissime parole, Luca. Davvero un'ottima conclusione per questo episodio sui sentimenti. Amici, ricordate che pensare in italiano significa anche sentire in italiano. Provate a usare una di queste parole, magari gratitudine o soddisfazione, nei commenti. E se vi siete sentiti bene con noi, lasciate un like e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Per noi di Italiano Vero è il modo migliore per sapere che il nostro lavoro vi aiuta. Proprio così. Spero che questo video vi sia stato utile e che vi abbia fatto sentire un po' più vicini alla lingua e alla cultura italiana. Ricordate che potete guardare il video con l'italiano con sottotitoli per capire meglio ogni singola parola e migliorare il vostro ascolto italiano. Esatto! Non smettete mai di essere curiosi e di divertirvi mentre imparate. Grazie mille per aver passato questo tempo con noi. Ci vediamo presto per un nuovo dialogo e una nuova avventura linguistica. Ciao a tutti e sentitevi sempre felici di imparare!